Buongiorno, oggi voglio fare alcune considerazioni e alcuni conti per quel che riguarda i miei video unboxing. Quanto sto spendendo, perché sto spendendo questo proprio ora e poi alla fine del video, se rimanete con me, vi farò vedere anche quanto sto guadagnando e quanto riesco a monetizzare e quanto YouTube mi paga questi contenuti. Direi che possiamo partire prendendo in considerazione il mio ultimo unboxing, quello dove ho speso più di 3.000 euro per l'attrezzatura. Per la precisione, dato che sono amante dei numeri e del budgeting, ho speso 2.956,89 sterline, che equivalgono circa a 3.400 euro. Comunque, se non avete ancora visto quel video ve lo lascio qui sopra. In questo unboxing ho ricevuto parecchie critiche, come per esempio: sei un figlio di papà, da dove vengono i soldi, te li dà tutti i papi e mami. Per carità, capisco e provo empatia per queste persone che probabilmente non conoscono quello che faccio e non mi conoscono, quindi possono giudicare semplicemente per quei 30 secondi che vedono. A queste persone ovviamente dico di andare a vedere quello che faccio, e dato che si parla di numeri, ovviamente non posso dirvi spendo 3.000 euro per queste cose senza avervi detto anche quanto guadagno. Per darvi un numero d'esempio, nel mese di febbraio ho fatturato 8.289 sterline, che sono circa 9.500 euro. Ci tengo a dirvi che questo è il fatturato lordo della mia azienda, ci devo andare a pagare le tasse sopra e non ve lo voglio condividere assolutamente per tirarmela o fare lo sbruffone, semplicemente perché in Italia si parla poco del denaro e poche persone condividono realmente quello che fanno, guadagni, perdite, successi, insuccessi e spese. Quindi io in questo momento mi sento di farlo per darvi anche una visione completa delle cose, in modo tale che possiate capire il tutto. E no, quei soldi non arrivano da mami e papi, anzi, guardando la situazione attuale in Italia, probabilmente dovrò mandare giù io qualcosa. In ogni caso, se ci tenete a capire da dove arrivano questi soldi, vi invito ad iscrivervi, perché in futuro ho in mente di fare molti video dove ne andiamo a parlare e andiamo ad approfondire il tutto. Ma nonostante tutto questo, una critica o affermazione che mi avete fatto lo scorso video rimane valida, cioè quella: dici di essere un risparmiatore ma poi vai a spendere 4.000 euro al mese. Ed è giustissimo, perché se volete essere dei buoni risparmiatori, le vostre spese e il vostro stile di vita non devono andare in base a quanto guadagnate. Dovete cercare di aumentare il vostro reddito ma di mantenere le vostre spese e il vostro stile di vita identico, ed è quello che sto cercando e faccio io e cerco di fare. E allora perché ho speso questi 3.500 euro ora? Primo punto: tutto questo è un investimento sulla mia attrezzatura, un investimento sul mio lavoro. Ho già fatto un video dove vado ad approfondire questo argomento, dove prendo la differenza tra spesa ed investimento e vado a cercare di crearci un discorso sensato sopra. Vi lascio qui il link al video. Un altro motivo per il quale sto investendo tutti questi soldi tutti insieme ed ora è un motivo fiscale. Qui la tassazione sulle aziende, io ho un'azienda in Gran Bretagna, in UK, è al 19% fino alla fine dell'anno fiscale. Dall'anno fiscale prossimo passerà dal 19 al 17%. L'anno fiscale finisce il 5 di aprile, quindi fino al 5 di aprile si avrà il 19, dal 6 aprile si passerà a una tassazione minore del 17. Dato che io vado a pagare le tasse sull'utile, quindi ho fatturato meno spese uguale utile. Io le tasse, il 19%, lo vado a pagare su questo numero, sull'utile. L'anno prossimo invece andrò a pagare su questo utile il 17%. Quindi dal punto di vista di risparmio fiscale, se io faccio tutte le mie spese e i miei investimenti sull'attrezzatura nell'anno fiscale 2019-2020, io vado a risparmiare in deduzioni il 2%, perché spendendo ora abbasso l'utile imponibile di quest'anno. Spiegate queste due cose, c'è anche da fare il discorso che io avevo messo a budget queste spese, quindi sapevo che sarei andato a fare queste spese e le avevo pianificate, non sono state spese impulsive o cose che io ho detto ok, oggi
compro questo, compro quest'altro ancora. Quindi un mio consiglio è farvi una lista di quello che vi serve e prima di andarlo a comprare aspettare una settimana, 2 settimane per capire se realmente quella cosa vi serve. Cosa che io ho fatto, cosa che io avevo messo a budget. Quindi spero di avervi fatto capire qual è la mia filosofia. Ora, chiudendo il cerchio, c'è anche da dire che alla fine, comprando queste cose, sono comunque riuscito a creare dei contenuti per il mio canale YouTube. Quanto sono stati remunerativi questi video contenuti su YouTube? Ora purtroppo non si vede ancora la monetizzazione del mio ultimo video unboxing perché ci mette 2 giorni ad acquisire questi dati. Però un dato che potrebbe esservi interessante: da quel video la nostra community è cresciuta di 202 persone. Se volete sapere quanto ho guadagnato, possiamo andare a riprendere un unboxing simile, come per esempio questo qui di circa un mese fa. Da questo unboxing, come vedete a schermata, ho guadagnato fino ad ora 101,36 dollari e la nostra community è cresciuta di 242 persone. Quindi essenzialmente non sono rientrato della spesa, però in ogni caso siamo riusciti ad ingrandire la nostra community e ad arricchire i contenuti del mio canale YouTube. Tutto questo comunque comprando ed investendo sull'attrezzatura che mi è utile a far funzionare questo canale. Poi se siete proprio curiosi e volete andare ad approfondire altro, io riesco a guadagnare da questi video unboxing anche con i link affiliati Amazon. Ci ho fatto un video, se voleste andare ad approfondire ve lo lascio qui. Con l'affiliazione ad Amazon, attraverso l'ultimo video, fino ad ora ho guadagnato 17,62 €. Però questo video continuerà a generare visualizzazioni, quindi possibilmente con buone probabilità continuerà a generare degli introiti. Detto questo, spero di avervi fatto una bella panoramica dei miei video unboxing e del perché ne ho fatti di così grandi in questo periodo. Probabilmente li continuerò a fare anche nell'anno prossimo, però il budget sarà molto più piccolo, ma nonostante tutto continuerò a fare questa rubrica di, diciamo, aggiornamenti e unboxing, perché poi alla fine quello che faccio è comunque andare ad approfondire un qualche tema durante questi unboxing. E se non volete perdervi, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Se il video mi è piaciuto, oltretutto vi invito a lasciare un mi piace perché mi aiuterebbe veramente tanto. Ditemi qual è la vostra opinione e cosa ne pensate di questo video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!